Per l'attrezzatura troverete link in descrizione. Ciao calisthenici, oggi vediamo come fare massa in casa. Sì, vabbè, calisthenics, dai, inutile che fai vedere bicipite, niente, questo se la tira proprio. Prima del casino, del covid, della quarantena, sono andato in palestra a recuperare la mia attrezzatura e poi ho messo lo schiavo calisthenics a sanificarla, a pulire tutte le loop band, le parallele, le ha smontate, le ha rimontate, bravissimo calisthenics. Questa è una scheda standard con l'obiettivo di aumentare la massa muscolare e sviluppare la cosiddetta ipertrofia. Per schede personalizzate trovate il link in descrizione. Per l'attrezzatura che andrò ad utilizzare ho fatto proprio una lista completissima, spero di aver fatto cosa gradita. Ma vediamo di cosa avremo bisogno. Una coppia di parallele di Decathlon, vanno bene anche altri tipi di parallele, l'importante è l'altezza tra i 70 e gli 80 cm. Coppia di parallele basse di Gravity Fitness, una parallela bassa da 10 cm in legno fatta dal mio falegname, una coppia di cavigliere dell'Adidas, avevo queste da 2 kg e un'altra coppia da 1 kg, uno zaino per zavorrare, il Fido Calisthenics mi infila i pesi dentro lo zainetto, una boccetta di magnesite liquida che è molto comoda perché non sporca al contrario di quella in polvere, quindi dentro casa, soprattutto se siete voi a fare pulizie, no vabbè ma tanto pulisce Calisthenics quindi possiamo sporcare. Un divano, l'architrave della porta che userò come sbarra e ovviamente un Calisthenics. Ciao Calisthenics! Sono 10 esercizi per la massa, potete vedere qui, fatevi pure lo screen, ci sono serie, ripetizioni, tempi di recupero, tra un esercizio e un altro recupero di un paio di minuti. Per prima cosa vado a cospargere le mani di magnesite liquida e come per magia diventano bianche totalmente. Questo perché, primo esercizio, trazione all'architrave della porta, mani larghezza spalle, vado a trazionarmi cercando di superare con il mento, in questo caso l'architrave, se avete una sbarra è uguale, indifferente. Scapole retrazione, ok, addome e glutei contratti, gambe unite, tese, mi raccomando non incrociamo i piedi. E vado ad eseguire 5 serie per 10 ripetizioni con recupero di 1 minuto e mezzo. Poi, secondo esercizio, dip zavorrati, vi ricordate lo zaino con i pesi? Ci sono all'incirca 10 kg in questo caso. Vado ad eseguire 5 serie per 12 ripetizioni, sempre con recupero 1 e mezzo, parallele larghezza spalle, gomiti stretti e spalle depresse. In questo caso piego le ginocchia perché altrimenti toccherei terra. Terzo esercizio, tac front lever pull up, ottimo per allenare il dorso, 4 serie 8 ripetizioni, gomiti sempre strette, cerco di sfiorare con gli stinchi la barra, in questo caso la parallela, mani larghezza spalle. Quarto esercizio, bar push ups, mani larghezza poco più delle spalle, in questo caso presa prona è molto comoda, scendo fino a sfiorare con il petto l'attrezzo. Eseguirò 4 serie per 15 ripetizioni, sempre 1 minuto e mezzo di recupero. Quinto esercizio, decline Australian pull up, quindi poggio i piedi sul divano, corpo teso, presa neutra utilizzando le parallele, cerco di salire il più possibile mantenendo sempre i gomiti stretti. Andrò ad eseguire un 3 serie per 12 ripetizioni perché comunque essendo il quinto esercizio si comincia a sentire la fatica. Accorciamo il recupero a 1 minuto. Sesto esercizio, sempre un piedi sul divano, pike stand push ups utilizzando le parallele di Gravity Fitness, è molto buono perché vado ad aumentare il ROM e lavoro ancora meglio con le spalle. 3 serie 8 ripetizioni, 1 minuto di recupero. Ok, cerco di scendere il più possibile e mantenere il corpo a squadra soprattutto, quindi bacino, busto a 90 gradi. Settimo esercizio, per non farmi mancare nulla, quindi ho lavorato sostanzialmente i primi 6 la parte alta del corpo, qui voglio lavorare un po' su psoas, addome, L-sit raises zavorrati con le cavigliere da 1 kg, 5 serie per 10 ripetizioni, recupero 1 minuto, bello tosto, si sente bene l'addome e lavorano anche le gambe. Ottavo esercizio, degli elbow sit in tenuta con sempre le cavigliere da 1 kg, quindi poggio i gomiti sulle parallele, stendo le gambe, corpo a squadra e mantengo la posizione. Vado ad eseguire un totale di 5 serie per 8 secondi. 1 minuto di recupero, passo agli L-sit reverse crunch, l'ho chiamati così, sarebbe un L-sit tuck to full, mi sembrava carino il nome. 4 serie 10 ripetizioni alle parallele basse, si può fare anche a quelle alte, praticamente piego le ginocchia e le stendo. Tosto questo, Grano. E lo so Calisthenics è tosto, lo so, per quello l'ho messo, tanto sei tu che lo devi fare.
10º ed ultimo esercizio, squat zavorrati con lo zaino. Io avevo massimo 10 kg, si può mettere anche di più, vado ad eseguire 6 serie per 15 ripetizioni, mi raccomando busto eretto, braccia protese in avanti, per lavorare le gambe è davvero ottimo. Abbiamo visto tanti esercizi, la durata della scheda è di circa tra un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, mi raccomando rispettiamo i recuperi. Questo è quanto, fatemi sapere nei commenti se volete qualche altro tipo di scheda e buon allenamento, ciao! Ma fate un pacco dei cazzi.